Allora ragazzi, sono sul Monte Figne, sono venuto fino qui per provare una tenda, la tenda Ferrino MTB2. Il mio scopo è vedere se si riesce anche sotto un vento abbastanza forte, abbastanza teso, a montare questa tenda in condizioni, diciamo, discretamente proibitive. Adesso ci provo. Devo mettere la macchina . Allora sì, sono riuscito a montare la tenda anche sotto questa bufera, essendo monopalo si riesce a montarlo da sdraiato, poi si tira su e si tiranta la tenda. Adesso ve la faccio vedere. Adesso piazzerò qualche tirante in più dentro le manine, però devo chiudere perché mi sto congelando le mani. Allora, sono dentro la mia Ferrino Mountain Bike 2 e mi sto organizzando. Sono riuscito a piazzarla sotto il vento e adesso mi faccio un po' di bivacco, mangio qualcosa, tanto la testo e
vediamo un po' come funziona, ma mi sembra che sia ottima per le escursioni così con il vento. Lo spazio è abbastanza buono all'interno, c'è un'apertura qua, l'apertura grande di fianco, l'altra apertura di qua che serve volendo a far passare un po' di aria. E comunque adesso mangio, poi vediamo se il tempo migliora un pochettino. A dopo. Che dire, sono all'interno della mia Ferrino monotelo, è mountain bike 2 e sto bivaccando. Avete visto il pane e il vino che per me sono fondamentali per bivaccare. È una tenda che è molto pratica, leggerissima, è unica perché ha un solo palo, quindi è facile montarla anche sotto il vento. Io sono abituato alle cinesi, questa è molto più impermeabile, quindi anche molto meno traspirante. In queste condizioni di tempo, con questa umidità, si crea un po' di condensa, perché fuori è molto molto umido, il telo è molto molto impermeabile, 2000-2500 non mi ricordo. Però ecco, è un oggetto che vale la pena di prendere in considerazione, perché si monta bene sotto il vento, lo spazio all'interno è discreto, questa è una buona ingresso d'aria fresca, che però non riesce a far fuoriuscire il vapore che si accumula in alto. Un po' di condensa c'è, la giornata è delle peggiori. Comunque è un ottimo materiale, io dico una nota di merito alla Ferrino che ha fatto questo prodotto che è unico sul mercato, perché non c'è niente di simile. Che dire, speravo in un miglioramento del tempo, invece la temperatura si è abbassata e purtroppo siamo dentro la tenda a 10 gradi. 10 gradi dentro la tenda. Quindi presumo che fuori siano più bassi, sotto il vento. Tra l'altro c'è molta condensa all'interno della tenda perché è un materiale molto impermeabile, è una tenda fatta per resistere alla pioggia, però non è Gore-Tex, quindi quando c'è questa differenza tra il corpo a 36 gradi e l'interno 10 gradi si creano queste condense. Devo scappare, speravo in un miglioramento. Adesso farò su la tenda in fretta e furia, volevo fare una panoramica, volevo fare qualcosa, ma no, il tempo è troppo brutto, quindi ho ancora la testa quasi bagnata, non posso stare qui, e quindi niente. Il collaudo comunque è positivo, certo, ho capito che per certe avventure magari è meglio la tenda meno impermeabile, quantomeno è traspirante, quindi una cinese da 4 soldi, certo se piove poi sono dolori, però ecco, questa è la mia esperienza di oggi. Facciamo una piccola carrellata e poi io scappo, metto sulla tenda, la butto giù dentro, butto dentro tutto dentro il mio zaino, così come viene, faccio la fuga da profugo, non importa. Ciao a tutti, è stata una buona esperienza. Mi dispiace uscire fuori di qua perché vi faccio vedere cosa ci sarà fuori.
insomma non è proprio bellissimo, però vabbè, speravo potesse migliorare, ma non posso stare qui. Poi guardate cosa succede, è una bufera, non ho tanta voglia di uscire, adesso vediamo un po', ma rimanere qui così in questa umidità non è consigliabile. Va bene, vi saluto. Ho capito perché non si stava tanto bene dentro, perché fuori è una merda, ragazzi, ci sono 7 gradi, c'è una bufera. È una tormenta, è per quello che c'avevo un pochettino, ero a disagio, però adesso in qualche modo faccio sulla tenda e scappo velocemente. Comunque a questo punto gran bel prodotto, chiaro, io dentro pensavo che fuori le cose stessero in un altro modo, quindi vuol dire che la tenda va bene, lo squadro è una gran cosa. La prossima volta mi porto una candela e dentro sto come un papa. Adesso scappo perché sennò muoio, mi trovano quest'estate. Cosa dire, sono sulla strada del ritorno, sono riuscito a perdermi anche oggi. Non riesco mai a fare la strada giusta, poi per fortuna grazie alla mia affidabussola sono riuscito a recuperare la traccia. Ogni volta che vado sul Figne, quando c'è nebbia così, mi perdo. Vabbè. Per fortuna ci sono le tracce, ci sono questi sassi, perché tra l'altro ho preso una via di discesa che non è quella che ho fatto sulla salita, è una via che conosco perché ho già fatto, però ogni volta salgo da una parte e scendo dall'altra, ma con questa nebbia oggi va bene anche così. Va bene.